Il mare, elemento naturale potentissimo, circondato dal mistero della sua stessa profondità, rifugio quando i pensieri tristi diventano opprimenti o luogo di gioia estivo, compagno fidato e infido che si ama con la stessa consapevolezza che non merita confidenza. La nostra storia si apre nel mare al largo della Scozia, dove sorgono le isole Flannan, che fanno parte dell'arcipelago delle Ebridi Esterne, formate da 7 grossi scogli denominate anche Seven Hunters. Questo piccolo complesso di isolotti deve il suo nome al vescovo Flann, che nel 1600 decise di ritirarsi in solitudine, diventando così l'unico abitante del piccolo arcipelago. Fece costruire una modesta cappella dove dimorò e morì una decina di anni dopo. In questa zona il mare spesso si ingrossa e rende particolarmente difficile l'attraversamento delle navi mercantili. Così moltissime imbarcazioni dirette in Scozia e in Scandinavia, costrette a percorrere quel tratto, finivano per schiantarsi contro le Flannan. Il governo britannico pose rimedio al problema nel 1899 costruendo sulla più grande delle isole, denominata Eilean Mor, a 2 passi dalle rovine della cappella di Flann, un faro e 2 banchine per facilitare l'approdo dei natanti, lavori che furono completati a dicembre dello stesso anno. Per custodire e presidiare il faro, dalla società Northern Lighthouse Board vennero reclutati 4 esperti uomini di mare. Erano James Ducat, che avrebbe ricoperto il ruolo di capoguardiano, e i suoi assistenti, Thomas Marshall, Donald MacArthur, Joseph Moore. Ogni 15 giorni la nave Hesperus approdava a Eilean Mor, portando viveri e posta, per poi ripartire con uno dei 4 guardiani, che così, a turno, potevano godere di 2 settimane di riposo. Dopo la prima notte trascorsa a Eilean Mor, Joseph Moore scrisse: «Eravamo soli ormai. La nave era tornata in Scozia. Accendemmo la grande lampada per la prima volta. Qualcosa di invisibile sembrava legarci a quanti erano sul mare. Sapevamo bene cosa significasse per un marinaio vedere una luce amica ad indicare la rotta sicura. Tuttavia c'era qualcosa di strano nell'aria. Niente di terribile o spaventoso, solo un insolito silenzio in mezzo al fragore del mare. Una pace che noi non riuscivamo a capire». Successivamente le percezioni di Moore cambiarono e anni dopo la tragedia che lo avrebbe coinvolto disse che lui ed i suoi colleghi avvertivano spesso una strana sensazione di disagio. Probabilmente si trattava di un fatto del tutto naturale per chi era costretto a vivere ininterrottamente per 6 settimane su uno spuntone di terra largo al massimo 175 metri e completamente circondato da un mare spesso squassato dai venti. Ormai come di consuetudine, ogni 15 giorni la nave Hesperus consegnava viveri, rifornimenti e giornali. Rientrava in Scozia portando con sé uno dei guardiani e trascorse le 2 settimane tornava con nuovi rifornimenti, ripartendo con a bordo un altro dei 4 uomini. Il 6 dicembre del 1900 la Hesperus attraccò a Flannan, facendo sbarcare James Ducat, che rientrava dal suo periodo di vacanza. Gli dette il cambio il 25enne Joseph Moore, felice che il periodo di congedo coincidesse con quello natalizio che avrebbe passato con la moglie e i suoi 2 bambini ancora piccoli. Una fortuita coincidenza che gli salvò la vita. Mentre la nave si allontanava, Moore salutò i colleghi rimasti sull'isola, senza immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta che li avrebbe visti.
8 giorni dopo la partenza di Moore, il capitano Holman si trovò a transitare in prossimità delle Flannan a bordo dell'SS Hector, diretta a Filadelfia. Notò che il faro era spento, quindi riferì il fatto alle autorità portuali di Leith, vicino ad Edimburgo, ma per qualche ragione l'informazione non raggiunse il Northern Lighthouse Board. Il 21 dicembre l'Hesperus sarebbe dovuta tornare a Eilean Mor per i soliti approvvigionamenti, con a bordo Joseph Moore, di rientro dal suo congedo, ma una fortissima tempesta che imperversò per diversi giorni impedì alla nave di avvicinarsi all'isola. Ci riuscì soltanto il 26 dicembre e al momento dell'arrivo si capì subito che qualcosa non andava. Nonostante il pomeriggio buio, la grande luce era spenta e con grande sorpresa di tutto l'equipaggio nessuno andò loro incontro come era di consuetudine, tant'è che l'attracco fu piuttosto difficoltoso. Moore riuscì comunque a sbarcare e attraverso il percorso di legno che si inerpicava lungo la scogliera si precipitò allarmato verso il faro. Trovò il cancello del recinto chiuso, così fu costretto a fare il giro della costruzione, entrando dalla porta sul retro. Lo accolse un silenzio assoluto, surreale, come se in quel luogo non ci fosse mai stata anima viva. Così si diresse verso la cucina, la stanza che normalmente costituiva il fulcro vitale del faro, trovandola però gelida e deserta. L'orologio si era fermato e la cenere del camino era fredda. Una ballata sull'episodio, scritta nel 1912 da Wilfred Wilson Gibson, descrive un pasto quasi intatto sul tavolo, carne fredda, sottaceti e patate. C'era una sedia rovesciata sul pavimento e l'unico segno di vita era il canarino dei custodi, mezzo morto di fame. Alla grande lampada era stata tolta la copertura, segno che era pronta per essere accesa, ma dai colleghi di Moore nessuna traccia. A questo punto il ragazzo tornò sul pontile ed implorò l'equipaggio della Hesperus che lo aiutasse a setacciare l'isola alla ricerca degli altri guardiani. Fu effettuata un'ispezione esterna dell'isola e Moore rilevò immediatamente ingenti danni al pontile ovest, dove le ringhiere della piazzola erano state piegate e deformate. Un alloggiamento contenente un grosso salvagente era vuoto e del salvagente non fu trovata traccia. Le corde che normalmente avrebbero dovuto essere custodite in una cassa marrone, sospese da una gru, erano sparpagliate lungo gli scogli e la gru era divelta, piegata in più punti, con tutte le funi aggrovigliate nel suo braccio. Moore e l'equipaggio della Hesperus pensarono che i 3 guardiani fossero andati a riparare un danno improvviso e lì fossero stati travolti da un'onda anomala che li aveva spazzati via. Tuttavia, tornando al faro, Moore non poté fare a meno di notare che mentre gli stivali, i mantelli e le incerate di Ducat e Marshall non c'erano, quelli di Donald MacArthur erano ancora al loro posto. Improbabile quindi che con il tempo gelido di dicembre MacArthur avesse lasciato l'alloggio indossando solo la maglietta e i sandali con la suola di corda che era solito portare. Dunque, la teoria dell'incidente e dell'onda poteva essere valida per Ducat e Marshall, quindi il terzo uomo dove era finito? Era possibile che Ducat e Marshall si fossero trovati improvvisamente nei guai e che MacArthur si fosse precipitato in loro aiuto, rovesciando la sedia e dimenticando di vestirsi. Ma allora perché, se c'era tanta urgenza, perdere del tempo prezioso a chiudere a chiave il cancello del cortile? Moore ricordò dell'esistenza di un registro che lui e i colleghi erano soliti aggiornare periodicamente, così corse a cercarlo. Sulla carta c'erano annotazioni fino al 15 dicembre, ma le ultime erano piuttosto oscure e vagamente inquietanti ed erano state scritte da Marshall, non da Ducat, come ci si sarebbe dovuto aspettare, visto che egli ricopriva il ruolo di guardiano principale. Per il 12 dicembre era annotato «Vento di tempesta da nord-nord-ovest, mare molto agitato, siamo bloccati».
9 p.m. Mai vista una burrasca simile. Onde altissime scuotono il faro. Tutto in ordine. Ducat è nervoso. 12 a.m. La tempesta continua, il vento è costante. Siamo sempre bloccati. È passata una nave suonando la sirena. Si potevano vedere le luci delle cabine. Ducat è tranquillo. MacArthur sta piangendo. Per la giornata successiva Ducat aveva scritto: la tempesta è continuata per tutta la notte. Il vento soffiava ad ovest da nord. Ducat è tranquillo. MacArthur prega. Che Dio ci aiuti. 12 a.m. Giornata grigia. Io, Ducat e MacArthur abbiamo pregato. Per il 14 non c'era nessuna segnalazione, mentre per il 15 si poteva leggere l'ultima annotazione. 1 p.m. Il temporale è cessato. Il mare è calmo. Dio veglia su tutto. Quanto riportato nel registro lasciò piuttosto perplessi gli inquirenti che si occuparono successivamente del caso, soprattutto perché nella zona del faro non c'erano state tempeste fino al 17 dicembre. Sembrò altrettanto singolare che 3 uomini di mare, esperti e coraggiosi, fossero caduti in preda di una così profonda angoscia a causa di un fortunale, per quanto violento potesse essere stato. L'unico elemento abbastanza certo di tutta la vicenda fu che la scomparsa dei guardiani fosse avvenuta il 15, perché in quella data, verso notte, il piroscafo Arctor era passato nei pressi dell'isola, trovando il faro spento. Tuttavia anche le parole riportate nello scritto non possono essere usate come prova certa, in quanto l'Archivio Nazionale della Scozia afferma che il registro non è più reperibile poiché smarrito, e le informazioni in esso contenute sono giunte fino a noi riportate in un libro del 1965 di Vincent Hayes Geddes, autore americano specializzato in storie sensazionali del paranormale, padre, tra l'altro, del termine Triangolo delle Bermuda. Dunque che le parole di Geddes corrispondano a verità o siano pura invenzione non ci è dato sapere. Sospetta rimane però la sparizione di un documento ufficiale come il registro, che avrebbe potuto aiutare davvero a fare luce sulla vicenda. Il faro non poteva essere abbandonato, così toccò ad un riluttante Moore fermarsi per occuparsene. Non è difficile immaginare quanto furono spaventose le notti che seguirono. Moore era solo nella stanza principale con il vento che ululava, magari dandogli l'impressione che portasse le voci dei suoi colleghi scomparsi, mentre la lampada proiettava ombre sinistre contro il muro. Il responsabile del Northern Lighthouse Board, Robert Muirhead, arrivò 3 giorni dopo per indagare e trovò il guardiano in uno stato di evidente nervosismo. Moore resistette in completa solitudine per altri 3 mesi, dopodiché chiese il trasferimento. I corpi dei 3 guardiani non furono mai ritrovati. Negli anni successivi, sull'accaduto, fiorirono le teorie più strane, alcune delle quali supposero che Ducat, Marshall e MacArthur fossero stati rapiti da agenti segreti stranieri. Ma a quale scopo? Arrivando successivamente a scomodare alieni e mostri marini. Gli abitanti delle vicine Ebridi comunque la pensavano diversamente. Secondo loro le isole Flannan erano da sempre infestate da strane presenze, creature provenienti da un altro mondo, appartenenti al cosiddetto Sidhe, il popolo della collina, o il cosiddetto piccolo popolo. Per non far torto a nessuno, i pochi temerari che talvolta giungevano su quegli scogli sperduti per raccogliere uova di uccelli marini, o per far pascolare le loro pecore, stavano ben attenti a compiere precisi rituali, come togliersi i cappelli e volgersi verso il sole dopo essere sbarcati. Inoltre, nessuno rimaneva lì dopo il calare delle tenebre.
Il faro fu automatizzato nel 1971, rendendo superflua la presenza di guardiani sull'isolotto, e tuttora rischiara un tratto che altrimenti sarebbe molto pericoloso per chi naviga. Ma nonostante la sua grande utilità, non è mai stato in grado di far luce su una vicenda che resterà per sempre uno dei tanti enigmi custoditi gelosamente dalle acque del mare.